Fino a qualche tempo fa dicevo che non mi è stato regalato nulla. Oggi posso dire che invece mi è stato regalato tutto. Sono Pietro Paradiso e sono fashion designer e l'amore per la moda è iniziato, credo, con me, quando sono nato. Il mio percorso formativo inizia da giovanissimo, subito dopo il liceo, quindi anzi ancora nei banchi del liceo. Inizio in un territorio strepitoso che è quello della Puglia, con una piccola collezione, o meglio una partecipazione in una collezione di abiti da sposa per una società del territorio. La Puglia era fiorente in quel tempo per la produzione di abiti da sposa. Poi mi sposterò per fare ulteriori studi e in quel tempo incontrerò grandi stilisti che si sono avvalsi della mia collaborazione. I maestri che mi hanno ispirato sono diversi, tra cui Valentino, sicuramente per l'amore per il colore. Abbiamo in comune la passione per il rosso e lui da sempre ha fatto collezioni in rosso. Schubert in Italia è stato lo stilista del dopoguerra e quindi ha letto la chiave più profonda di quelle che erano le esigenze delle donne. Oscar de la Renta in America, perché è stato il primo a osare l'alta moda in America, che era un territorio piuttosto difficile, quindi mi appassiona molto l'aspetto imprenditoriale di lui. L'esperienza più formativa posso dire che forse in realtà non ce n'è una in modo particolare, tutte sono state importanti e hanno lasciato il segno. Se oggi sono quello che sono è sicuramente il fatto di aver dato ad ognuna di loro il giusto peso. Ho lavorato a Roma, ho lavorato a Milano, ho lavorato a Parigi, sono stato a New York, poi ho scelto una base che fosse Milano per tantissimo tempo, che era il culto, il centro della moda. Alla fine un mio percorso molto particolare, molto profondo, molto personale mi ha riportato in Puglia. La mia arte è parte della spiritualità e la mia spiritualità è parte dell'arte. Sono fuse in un unico sentimento che potrei chiamare amore per quello che faccio e per quello che sono. Il connubio delle due cose per me è intrinseco, non c'è differenza. Ogni volta che io disegno, realizzo qualche cosa di bello, di profondo, che non è detto che abbia poi necessariamente il consenso del pubblico, c'è sempre quell'aspetto di spiritualità profonda che mi appartiene. E anche al contrario, quando magari sono meno ispirato o comunque ho difficoltà nel poter creare, faccio leva alla mia spiritualità, quindi centro il mio sé e da lì inizio a ricreare. La relazione con i simboli e con i sigilli è iniziata tanto tempo fa, proprio da un viaggio in Turchia, dove ho acquistato dei kilim che poi ho trasformato in cappotti e me ne prendo la responsabilità di questo. I kilim hanno una serie di simboli e una serie di sigilli tessuti jacquard all'interno del tappeto che mi riportavano a qualcosa che avevo già conosciuto, che avevo già vissuto, ma non ne ero consapevole. Poi ho scoperto che erano gli stessi simboli dei trulli di Alberobello sul Duomo di Otranto, che è la mia terra di appartenenza, quindi ho compreso in quel momento che il mio messaggio della moda era rivolto già al mondo dell'etica e che quindi c'era da dire qualcosa in più. Ho ritrovato le mie radici. L'Om è stato il raggiungimento più alto, se vogliamo, perché tutti lo sappiamo, è il suono primordiale dell'universo e questa cosa
mi mette molta felicità, perché è come se avessi raggiunto una forma di equilibrio al di sopra di tutte le forme di arte, di tutte le forme di religione, una forma di equilibrio umana e artistica che a volte io stesso invidio. Ho ritrovato dopo i 50 anni la stessa bellezza, la stessa spinta che avevo a 17. A 17 anni io disegnavo delle cose che non immaginavo neanche potessero essere realizzate, perché non ne avevo contezza tecnica né qualcuno che mi desse fiducia. Invece era stata proprio quella bellezza dell'inesperienza, della non contaminazione che il mio talent scout individuò in me. Poi ovviamente il percorso lavorativo, no? Il percorso industriale ti riporta a disegnare e a percepire dei capi, a realizzare dei capi che siano più commerciali, perché sembra che noi dobbiamo sempre fare i conti con quello che si vende. Non mi interessa vendere, anche se è importante, ma non è fondamentale, perché per me è fondamentale appagare la propria coscienza, e vedo che quando io disegno di coscienza, quando disegno con il punto di riferimento della bellezza, intendo la bellezza come valore, poi alla fine non devo sforzarmi di vendere, perché arriva da solo l'acquirente. Mi piacciono le donne mediterranee, le donne che sanno di femmina. Quindi io sono meridionale, anche se voglio dire qualcuno mette in dubbio questa cosa. Ho grande amore per il meridione e grande amore per l'Oriente, tant'è vero insomma che nella mia moda questa cosa si legge benissimo. Pietro Paradiso di 20 anni fa sento di dirgli che è stato bravo. Che è stato bravo a non fossilizzarsi su quelle che erano le scelte di quel momento. Sento di dire a Pietro che è stato bravo perché ha saputo leggere anche i percorsi di fallimento come una vittoria, e su ogni capo che rileggo dico: mamma mia, quante ne ho fatte. Io credo che possa sembrare banale, ma la mia filosofia di vita è che davvero l'amore può tutto, e lo dico oggi con grande consapevolezza, ma soprattutto nell'aver cambiato il paradigma della parola amore, che non è quello a cui noi siamo stati abituati. L'amore non è un concetto, l'amore è qualcosa di profondo che ci appartiene e che può tutto dal momento in cui lo vivi con l'estremo distacco del dover essere ricambiato nella sostanza dell'amore. Si vive per amore e si ama per amare.